Allora, Fabrizio e Giovanni, grazie mille per aver accettato l'intervista, è piacere di conoscervi. Grazie a te Piacere nostro. Fabrizio, piacere mio. Inizierei chiedendovi di raccontarvi e di raccontare la vostra impresa, il vostro business. Io ho un percorso ibrido tra management e programmazione. Ho deciso di studiare International Management alla Luis Guido Carli a Roma. Sono sempre stato appassionato di tecnologia, quindi fin dalla magistrale ho iniziato a studiare programmazione. All'epoca non era possibile farlo in Italia, però facendo l'Erasmus in Finlandia, a Helsinki, ho potuto switchare alcuni esami classici dell'economia con esami di informatica, quindi ad esempio ho studiato programmazione Java. E infatti anche l'argomento di tesi è stato un argomento ibrido tra coding e management. Di lì poi la decisione di continuare lo studio dell'informatica, anche nelle mie esperienze lavorative in General Electric, come scientifico, poi ho fatto un master in intelligenza artificiale e poi alla fine ho mollato l'ultima azienda, ho iniziato a lavorare un po' come consulente in ambito pharma per Roche, Pfizer e altre aziende e mi sono dedicato completamente a Bonus X che abbiamo fondato nel 2020 e nel corso degli ultimi anni poi di lì abbiamo fatto parecchia ricerca e sviluppo prima di lanciare l'applicazione attualmente live che di fatto è sul mercato a partire da proprio gennaio di quest'anno e attualmente conta più di 110.000 utenti. Allora, io ho un background un po' simile perché vengo anch'io comunque da studi di economia, management e business. Io vengo da Napoli e ho fatto la triennale alla Federico II, però poi diciamo che ho sempre cercato di allineare i miei studi anche alle mie passioni esterne che andavano oltre l'economia, che erano un po' quelle del design, della grafica. Infatti ho anche fatto progetti editoriali. Continuando il mio percorso di studi, mi sono trasferito in Olanda, dove ho conseguito una specialistica in marketing management, dove sono riuscito proprio a collegare, diciamo, la passione per la comunicazione con quella del business puro. Dopo l'università mi sono trasferito a Milano, dove ho cominciato a lavorare in un'azienda di dispositivi medici, un'azienda di biotecnologia, dove ho conosciuto appunto Giovanni. Lui mi ha cominciato a parlare del progetto che poi è diventato Bonus X già in quel periodo. Anch'io ho fatto un percorso simile, nel senso che mi sono distaccato dall'azienda, ho cominciato a lavorare sempre anche per la stessa azienda come consulente privato, ho aperto partita IVA e anche lì comunque vedevo i primi scontri con la burocrazia, no? E soprattutto con Giovanni, diciamo, ci siamo trovati bene e complementari per avere quelle competenze nel creare una piattaforma simile. Bonus X aiuta le persone a scoprire e ottenere i bonus e le agevolazioni a cui hanno diritto. In Europa, oltre, nonostante i 3.600 miliardi di euro spesi ogni anno per questa tipologia di servizi, tra il 20 e il 60% di chi ha diritto a queste agevolazioni e che ha bisogno di queste agevolazioni non riesce ad ottenerli. Bonus X aiuta i cittadini proprio in questo. Gli utenti si iscrivono, inseriscono le proprie informazioni riguardo alla propria famiglia e automaticamente gli vengono mostrati i bonus e le agevolazioni a cui possono accedere. E se vogliono possono anche avviare la domanda per questi bonus e queste agevolazioni direttamente in piattaforma. Hanno un operatore che dall'altro lato li aiuta e li supporta nell'elaborazione della pratica, ma soprattutto hanno tutto un contesto tecnologico che li aiuta. Hanno un'interfaccia intuitiva, comunicazioni semplici, quindi un linguaggio alla portata di tutti, hanno una gestione dati che di volta in volta precarica le informazioni già inserite, quindi riduce gli sforzi e soprattutto hanno una chat che permette proprio il collegamento diretto con questo operatore che gli viene assegnato personalmente. Da qui proprio nasce Bonus X, un po' dalle esigenze che abbiamo vissuto in prima persona, la voglia di portare un qualcosa di nuovo e utile comunque agli altri, alla comunità e anche lo sfogo dei nostri interessi e delle nostre passioni, ecco, personali. Come avete iniziato? Come hai iniziato Fabrizio, abbiamo fatto tutti e due uno step intermedio. Non abbiamo mollato il lavoro di colpo e il giorno dopo siamo stati al 100% su Bonus X. Siamo prima ad esempio attivati una partita IVA, quindi abbiamo continuato a lavorare comunque per alcune ore a settimana come consulenti e questo chiaramente ci ha garantito una fonte di reddito in questo periodo di transizione e nel frattempo abbiamo approfondito quell'insieme di tecnologie, metodologie per tirare su proprio l'azienda e testarla, no?
Quando si fa startup solitamente si affrontano diversi elementi di rischio che non ci sono in un'azienda tradizionale. Cioè il primo elemento di rischio è la validazione del bisogno. Cioè, noi chiaramente, ok, partiamo avvantaggiati, no? Perché il bisogno di semplicità quando ci si rapporta al welfare pubblico, allo Stato, le pene, diciamo, che soffriamo per via della burocrazia, della complessità delle normative, le conosciamo tutte. Però tendenzialmente un primo processo è, ok, cercare di capire se quel bisogno che noi avvertiamo è un bisogno condiviso da molte persone. Il secondo processo di questo, diciamo, iter di validazione è capire se la soluzione che abbiamo in mente è una risposta adeguata a quel bisogno, e il terzo elemento di validazione è capire se questa soluzione è economicamente sostenibile. E il consiglio che diamo anche a persone che si trovano in un iter simile è provare a testare queste soluzioni in piccolo, prima appunto di dedicarsi al 100% sul progetto. Perché il rischio è che magari o il bisogno non esista, o la soluzione che si ha in mente non è adeguata come risposta, o che comunque non si può creare un business economicamente sostenibile. Noi abbiamo fatto questo percorso, quindi in primo luogo abbiamo creato un prototipo molto semplice, che all'epoca integrava 6 bonus e un servizio, l'attestazione ISA, e quindi la prima cosa che noi volevamo testare era se la gente utilizzasse un dispositivo di questo tipo. E nel corso di una settimana abbiamo avuto più di 1 migliaio di utilizzatori. Abbiamo integrato la possibilità di lasciarci un indirizzo email per continuare ad essere aggiornati sui bonus a cui si ha diritto. E di lì abbiamo visto che più del 70% degli utenti che utilizzava la piattaforma era disponibile a identificarsi, diciamo. L'ultimo step è stato rendere possibile l'acquisto delle pratiche di richiesta di quei bonus tramite appunto web, e a quel punto abbiamo visto anche che le persone erano disponibili a pagare per gestire queste pratiche online. Di lì in contemporanea, stiamo parlando di gennaio praticamente 2020, eravamo entrati in contatto con un fondo di investimento, un piccolo fondo in realtà, un acceleratore di Torino, Social Fair, che si occupa di impact investing, e loro hanno anche deciso di investire in questa soluzione. Quindi abbiamo costituito la società a marzo, di fatto abbiamo raccolto il primo investimento e di lì abbiamo iniziato a dedicarci, cioè effettivamente al 100% sullo sviluppo di BonusX. Nel vostro percorso imprenditoriale avete avuto esperienze precedenti a BonusX che non sono andate a buon fine prima di approdare alla vostra attuale azienda? Per quanto mi riguarda personalmente, non in ambito imprenditoriale, però ho sempre fatto, oltre, anche durante gli studi, come ti accennavo prima, piccoli progetti. Quindi anche quando sono entrato in azienda poi ho avuto la possibilità di già avere esperienza nel collaborare con altre persone. No? Nel mio progetto editoriale, che è nato quando ero tra proprio il primo anno di università e il quinto superiore, più o meno, eravamo comunque in 10 persone. Io collaboravo e coordinavo altre 8 persone nella stesura degli editoriali, supportavo le organizzazioni degli shooting fotografici, i grafici che facevano le copertine. Quindi devo dire che quello mi ha dato tanto una mano poi nell'essere già più sensibile in determinate situazioni, nel collaborare con le persone, no? Quindi essere più organizzato io stesso, quindi nella gestione del tempo, nella gestione delle task, ma poi soprattutto a capire bene quali sono, ecco, come dire, i sentimenti di un'altra persona che c'è dall'altra parte, no? Perché comunque non dobbiamo dimenticare che un'impresa, un'azienda, una startup è fatta di persone. Le persone sono proprio la risorsa più importante, quindi saper empatizzare, saper capire, essere sempre, come dire, rispettosi, e saper sempre valorizzare chi c'è dall'altra parte. Questo penso che sia una delle cose più importanti e che sono riuscito fortunatamente a portarmi già in BonusX da esperienze pregresse. Io mi ritrovo al 100% in quello che sta dicendo Fabri, perché di fatto anche io non ho avuto esperienze imprenditoriali pure, però ho avuto la gestione di diversi progetti e ad esempio quando studiavo a Roma io avevo ereditato una casa da parte dei miei nonni e mi sono mantenuto affittando le stanze, no?
Allora, quando si affittano le stanze, ero affittato a centinaia di inquilini poi nel corso degli anni, è interessante perché si vede tutta la parte di contrattualistica, ma solitamente c'è un disallineamento di interessi tra chi dà in affitto e chi prende in affitto, perché tendenzialmente si tende a ricoprire ruoli potenzialmente conflittuali, no? Quindi buona parte della gestione in realtà è creare sinergie e allineare gli interessi tra chi dà in affitto e chi prende in affitto, e quello però mi ha insegnato tantissimo sulle dinamiche delle persone quando i rapporti possono essere potenzialmente conflittuali, come tra l'altro poi può cadere tra un datore di lavoro e dipendenti di un'azienda, no? Quando ero al liceo ho organizzato alcuni eventi dove erano coinvolte decine di persone, l'organizzazione eventi mi ha insegnato tantissimo perché si vede come, diciamo, il successo di un progetto dipende dalle persone coinvolte e come sia importante motivare le persone e allineare gli interessi verso lo scopo comune. Quindi emerge sempre come la componente, quella che in gergo si chiama risorse umane, sia fondamentale per la riuscita di un progetto, ma soprattutto anche per la sua crescita, perché magari il prototipo che noi abbiamo fatto a gennaio 2020 era un prototipo gestibile in 2 o 3 persone. Quello che già oggi è live sicuramente è un'architettura molto più complessa, che richiede un team core, che richiede dei partner, che ha macinato più di 100.000 utenti, migliaia di pratiche, quindi è un qualcosa dove chiaramente è importante allineare tutti sugli scopi comuni, sulla visione che si ha, sulla cultura aziendale, e questo richiede un ragionamento proprio sulla persona, su come motivare la persona, su come creare un'organizzazione che crei sinergia tra il lavoro delle persone. Noi vediamo le esperienze lavorative in grandi multinazionali americane, dove però a volte la burocrazia interna crea anche attriti, no? Quindi secondo me esperienze pregresse al netto del carattere imprenditoriale aiutano tantissimo sulla parte gestione umana. Quello che ad esempio mi ha insegnato la parte contrattualistica è anche l'importanza della burocrazia pubblica, del tenere in mente come funzionano le cose, quindi avere una sensibilità in quel senso ti fa impostare le cose in un certo modo fin dall'inizio. Parlando dell'annosa questione tra mondo accademico e mondo del lavoro, per voi è importante avere un buon livello di istruzione per avviare un business? È Ma sicuramente, secondo me, è sicuramente importante essere preparati. Dal mio punto di vista, non credo che dipenda dall'aver fatto l'università o meno, quindi non dal tipo di istruzione, ma dall'aver studiato come determinate cose, ecco. Perché comunque riuscire a iniziare un'attività non è semplice e ha sicuramente bisogno di strumenti, no? Noi stessi, passando già per fare il primo prototipo abbiamo dovuto studiare, no? Come si fa un prototipo e perché lo si fa. Giovanni prima parlava del testare se le persone utilizzassero o meno quel servizio, se erano pronte a lasciare un'email, se erano pronte a pagare. Tutti questi step, queste ipotesi sono nate dal fatto di aver studiato bene di determinate metodologie, determinati strumenti per riuscire a fare, no, un determinato tipo di studio, un determinato tipo di attività. Ovviamente studiare è importante, quindi più risorse si hanno e più si riesce, però ecco, io non sono dell'idea che cioè dover fare un determinato tipo di università, un determinato tipo di percorso sia necessario e vincolante per riuscire ad avviare un'impresa. È importante prepararsi, è importante studiare, è importante essere consapevoli e avere competenze nel business che si sta andando a creare, no? Noi avevamo competenze in ambito digitale, quindi viene da sé che abbiamo avviato un'impresa digitale. sì, io mi ricollego a questo perché anche guardando le altre persone del team, cioè in questi mesi ho capito com'è importante il metodo di studio. Cioè nel senso che ci sono 2 cose, c'è lo studio fatto e c'è il metodo di studio, no? Che è la differenza fondamentale tra quello che in gergo si chiama stock e quello che si chiamano flussi. Le aziende del passato venivano valutate in base agli stock, no? Quindi un esempio è il numero di asset aziendali, il numero di appartamenti in un'azienda di real estate e cose simili. Poi il mondo si è evoluto e ha capito che importavano i flussi, cioè quante erano le proiezioni di ricavi, di crescita che un'azienda ha. Quando si guarda al mondo delle startup è così, cioè lo stock è magari l'accumulo di conoscenza in quel campo che hai, però la tua passione, il metodo di studio
determinano quanta nuova conoscenza riesci ad acquisire in un determinato intervallo di tempo. E nel mondo attuale che evolve, no? E quindi dove magari la vecchia conoscenza diventa più facilmente datata e non più attuale, è sempre più importante ragionare in termini di flussi, cioè la capacità di una persona di prepararsi e di acquisire nuova conoscenza nel campo in cui si sta muovendo. E quello che secondo me può lasciare l'università, ma anche banalmente una scuola superiore fatta bene, è un buon metodo di studio, cioè una buona capacità di comprensione di un testo scritto, la buona capacità di evidenziare quali sono le lacune che hai e come a ritroso andare a compensarle e quindi arrivare a comprendere la sostanza delle cose, non solo a memorizzare delle informazioni, perché poi, specie quando fai un'azienda in un ambito innovativo, c'è tantissimo da studiare e secondo me l'imprenditore moderno, almeno lo start-uparo, tra virgolette, moderno, è la versione del tuttologo rinascimentale, no? Che sa un po' di tutto per capire come muoversi. Quindi secondo me oggi è sempre più importante il metodo di studio e la capacità di acquisire nuova conoscenza. E in questo un buon percorso accademico, ma anche di scuola superiore, può fare tanta differenza. Però è anche quello dove io vedo maggiori carenze facendo colloqui e simili, cioè vedo proprio la difficoltà delle persone a comprendere i testi, a capire tracce, a strutturare informazioni, e non peraltro l'Ocse stesso riporta l'Italia tra i paesi col maggior livello di analfabetismo funzionale. Cioè, oltre ad avere uno dei tassi più alti di analfabetismo funzionale, siamo uno dei paesi che legge meno. Eh, quindi meno leggi, meno parole sai, meno riesci a ragionare. Ed è così, lo diceva Galimberti, tipo, in una conferenza che mi vidi di Galimberti, dove diceva che, per esempio, tra i greci e i latini c'era enorme differenza perché il vocabolario dei greci era enormemente più ampio e quindi loro riuscivano a ragionare di più e per questo abbiamo i grandi filosofi greci, meno conosciuti sono quelli latini, no? Collegandomi a Giovanni, è importante il metodo, non il pezzo di carta. Sembra banale, ma è così. Allora, quali sono state le principali sfide che avete affrontato nel percorso di avvio e di sviluppo della vostra startup? Ma allora, posso fare io qualche accenno sul lato burocratico, perché purtroppo quando siamo divisi i ruoli mi è toccata la parte amministrativa. E tra l'altro la nostra fondazione è concisa con il primo lockdown in Italia, quindi ti lascio immaginare come erano attrezzate Camera di Commercio e Agenzia delle Entrate, no? Ci abbiamo messo un mese per fare la procedura di registrazione perché non erano ancora attrezzati per appuntamenti con sportelli fisici e simili. E ricordo benissimo la prima call della Camera, con la Camera di Commercio per validare chi fossero i soci della società, dove la persona non riusciva a usare Skype. E quindi un qualcosa che doveva durare 15 minuti si è protratto per un'ora e 30, quindi dalle fattezze anche tragicomiche. Comunque la prima difficoltà in tal senso è proprio la burocrazia e i maggiori costi che si hanno in fase di costituzione. Anche qua, se si fa un confronto con altre realtà europee, avviare una SRL in altri paesi europei, ora non ricordo i dati, ma li avevo controllati, è molto più economico e molto più veloce. Cioè, quindi considera che oltre alla parte di costi monetari, secondo me una startup sono molto importanti le tempistiche, cioè perdere un mese in un'azienda come questa costa molto di più che perdere secondo me un mese in realtà più tradizionali. Una startup solitamente fa un aumento di capitale che copre orizzonti di 12-18 mesi, quindi un mese di ritardo sul piano di sviluppo vuol dire che tu stai bruciando praticamente tra l'8 e il 10% delle tue risorse per arrivare al prossimo aumento di capitale. Il secondo ostacolo che mi sentirei di citare io, perché l'ho affrontato ancora prima di chiaramente di coinvolgere Fabrizio nel team, è il creare il team. E il primissimo, secondo me, è trovare un valido co-founder, cioè una persona che sia abbastanza pazza da seguirti in un percorso difficile e sia estremamente competente in gamba. Scegliersi male i compagni di team all'inizio può essere molto molto grave, e tant'è vero che, se non erro, problemi di team sono il 70% delle cause di fallimento di startup. Fabri, lascio a te la parola. Guarda, in realtà mi hai un po' anticipato perché stavo dicendo proprio questo, oltre a, diciamo, ai problemi burocratici che si possono affrontare, ci sono molti problemi proprio nel far nascere un'azienda, perché
bisogna trovare una persona pazza con cui collaborare e iniziare un progetto, ma poi bisogna farlo effettivamente nascere e crescere questo progetto, no? Perché in due si può fare un prototipo, si può avviare un progettino, ma poi per arrivare ad una vera e propria azienda bisogna prima di tutto dimostrare le proprie ipotesi. Quindi le persone lo utilizzano, le persone piace, le persone pagherebbero per questo. Bisogna trovare i primi fondi, quindi riuscire a convincere un primo acceleratore, un primo investitore che sia esterno alla propria cerchia di network, no? E quando si va a parlare con un investitore, i primi tempi non si parla mai del progetto quasi, cioè gli investitori non investono sul progetto, sull'idea, si investono sulle persone che portano avanti quell'idea, quindi bisogna convincere gli altri che si è le persone giuste per portare avanti quel progetto e poi soprattutto bisogna convincere altre persone ad unirsi al team. Queste sono le difficoltà più grandi, ma non sono, diciamo, le uniche e le ultime, perché poi più cresci ci sono nuove difficoltà, no? C'è il round di investimenti, c'è il lancio del nuovo prodotto, c'è l'ingresso di un membro magari senior del team, c'è la complessità di non far scappare i talenti che hai acquisito, quindi assumi una persona in gamba, come fai a motivarla, a tenerla nel team e non farla scappare? No, queste sono tantissime difficoltà che non scompaiono, non finiscono, semplicemente mutano, cambiano e quindi bisogna farsi trovare pronti, bisogna essere bravi ad affrontarle e non farsi abbattere nel caso ci possano essere problemi. Durante il processo di avvio e di sviluppo della vostra azienda avete avuto supporti esterni? Mi riferisco sia, avete menzionato degli investitori anche in termini di mentorship. Sì, allora noi abbiamo seguito due percorsi in fase di costituzione e avvio, uno con Social Fair, che è questo fondo di impact investing di Torino, e uno con PolyHub, che è associato al Politecnico di Milano. Con entrambi, tra l'altro, siamo in ottimi rapporti, perché poi una cosa bella, diciamo, di questi fondi, almeno la nostra esperienza, è che poi tendono anche a conservare i rapporti con le start-up, magari a creare community. Siamo stati anche recentemente coinvolti in eventi da entrambi i fronti, per dare suggerimenti invece a imprenditori che sono più alle prime armi, no? Entrambi forniscono, cioè solitamente un acceleratore sia di tipo universitario che tipo non universitario può essere interessante per fornire i primi investimenti, per fornirti strumenti in termini proprio di preparazione sulle metodologie per avviare il progetto di impresa, su come si gestisce il marketing, sulla parte amministrativa, sugli incentivi per startup, quindi diciamo su tutto il quadro normativo di riferimento. Quindi al netto della parte monetaria può portare formazione e know-how internamente all'organizzazione in fase di nascita, e può portare anche network in termini di potenziali partner e simili. In particolare noi siamo stati fortunati dal punto di vista di mentorship, perché abbiamo avuto da parte proprio di PolyHub un mentor, che è Giuseppe Riano, che è un general manager di una società che si chiama Carriera Star Group, che poi si è appassionato tantissimo al progetto, ha investito in prima persona e ci ha dato un sacco di consigli utili, tra l'altro veramente una bella testa. Infatti oggi fa parte anche del nostro advisor board, e lui per esempio è stata veramente una persona squisita che abbiamo avuto modo di conoscere, tra l'altro in un momento complicato della nostra storia, e quindi ci ha aiutato tanto e ha creduto tantissimo nel progetto. Il campanello d'allarme che mi sento di sollevare, perché abbiamo visto Fabrizio e io spesso, è stare molto attenti alla tipologia di contratti che vengono proposti, perché così come ci sono acceleratori validi, ci sono magari acceleratori che pongono delle condizioni di investimento che sono troppo oppressive nei confronti di una startup alla nascita, e bisogna stare estremamente attenti. Quindi analizzare sempre tutto con mentalità critica, valutare pro e contro. Un problema tipico nostro italiano è che in fase iniziale si tende a valutare l'azienda molto poca e ad avere condizioni molto stringenti, che sono in completa antitesi invece con quelle che sono le best practice di mercato. Tant'è vero che Y Combinator, che è uno dei principali, o forse il principale acceleratore al mondo della Silicon Valley, ha un processo di investimento molto più snello e semplice che è dato da un SAFE. Quindi attenzione, diciamo, ci sono asset che tornano utili, a noi ci sono tornati utili la nostra esperienza, però scegliete il giusto partner, quindi guardate anche la contrattualistica, la tipologia di accordo che si va a stringere con il potenziale partner.
Qual è stato il momento in cui avete capito che eravate sulla strada giusta, quindi che la vostra idea di business era un'idea vincente? Quello diciamo che è più un qualcosa in cui ci credi e ci credi sempre. Le dimostrazioni, ecco, le prove sono quotidiane perché ogni giorno hai persone che utilizzano la piattaforma, hai persone che si affidano a te, hai persone che lasciano recensioni, che ti commentano i post sui social, hai persone che entrano in azienda e lavorano con te, hai investitori, quindi ci sono diverse prove e dimostrazioni che stai facendo bene. Puntiamo tanto ad ascoltare i nostri utenti, no? Quindi abbiamo un sistema di raccolta feedback che è praticamente a 360 gradi. Gli utenti in qualsiasi punto della piattaforma, in qualsiasi step del loro processo possono rilasciare feedback. Lì ci rendiamo conto effettivamente di come stanno andando le cose, se stanno andando bene, se non stanno andando bene. Un'altra cosa che a me piace soprattutto vedere è durante le nostre riunioni settimanali con tutto il team, oppure quando entra un nuovo membro del team, le testimonianze proprio delle persone che lavorano con noi. Tutti questi, diciamo, queste prove, queste dimostrazioni, siano esse quantitative che qualitative, ti danno un'idea di come stanno andando le cose, di star facendo le cose per bene, però ci troviamo in un ambiente così dinamico con tantissimi fattori esterni che prima di tutto ci devi credere che stai andando bene, ma soprattutto devi essere poi flessibile nel momento in cui ti accorgi che le cose non stanno andando bene. Spesso si parla, no, di pivot delle aziende, quando le aziende stanno andando, le start-up prima di tutto, più che aziende, stanno andando molto male su qualcosa e devono cambiare idea. Non è un solo momento in cui ti accorgi che stai facendo bene, che continuamente va messo in discussione come sta andando l'azienda. Guarda, ti aggiungo Fabrizio, anche una cosa molto importante in realtà, ci sono talmente cose da fare e sei talmente concentrato su quello che c'è da fare per andare a fare bene, che non ti rendi conto dei singoli momenti in cui dici ho raggiunto un traguardo, ho raggiunto un obiettivo, no? Tu mi dici, mi hai chiesto proprio i momenti in cui, il momento in cui hai detto sta andando bene. Di momenti ce ne sono tanti, bisogna festeggiarli, tra virgolette, festeggiarli tutti, saper dare il giusto peso a tutti questi momenti, perché visti dall'interno a volte vengono sottostimati e quello è importante soprattutto per proprio l'aspetto emotivo e di, no, di carica, di determinazione che ti dà, però questo è un errore in cui molti cadono all'inizio perché sei così concentrato su quello che c'è dopo, sei concentrato sullo stare attento alle cose e soprattutto vedi i risultati come conseguenza delle tue azioni che spesso dimentichi di festeggiarli, quindi bisogna stare attenti su questo. Ah, questa è un'altra cosa alla quale avete accennato finora. La pandemia, come ha impattato sul vostro business positivamente, negativamente? Che problemi vi ha dato? Come li avete superati? Ma proprio velocemente, in fase di costituzione chiaramente problemi perché burocratici, perché sai tutta l'Italia, la pubblica amministrazione che ha dovuto andare online, quindi un po' di rallentamenti. Chiaramente ha accentuato il bisogno per la nostra tipologia di servizio, perché magari la gente non voleva più andare agli sportelli di caffè e patronato per richiedere quel determinato bisogno e parallelamente siamo comunque andati in crisi, quindi è aumentato il bisogno di welfare, di bonus e servizi pubblici, no? In terzo luogo, ma secondo me è un qualcosa tipo scenario italiano, potrebbe aver reso più difficile la prima parte di round perché gli investitori sono diventati più prudenziali sugli investimenti come risposta allo shock della crisi. Una quarta cosa su cui ha fatto analisi proprio Fabrizio è stato l'aumento del livello di digitalizzazione della popolazione. Quindi è aumentato il bisogno, ma è aumentata anche la popolazione raggiungibile perché sempre più persone, ad esempio, hanno iniziato ad adottare l'internet banking, strumenti online e quindi, tra virgolette, si sono formati sul corretto utilizzo di strumenti digitali come alternativa agli strumenti fisici che chiaramente in fase di lockdown non erano più ugualmente raggiungibili. Una domanda un po' di carattere un po' più filosofico. Qual è la vostra idea di successo? Cosa significa successo per voi? Questa la cedo a Fabri allora. Questa è complessa perché il successo può essere tante cose. A me piace, tra virgolette, creare.
no? Cioè il fatto che mi sveglio la mattina e magari lavoro 5 volte di più rispetto a quello che facevo in azienda, però porto un qualcosa di mio e su quello che ragiono lo vedo creato e vedo le persone utilizzarlo, vedo altre persone che collaborano e lavorano con me, supportano le mie idee e io supporto le loro idee per un fine comune, già per me è un successo. Il fatto di avere questo tipo di libertà e il fatto di riuscire a poter creare qualcosa di mio. Questo già per me è successo. In linea generale, se ti dovessi parlare più del successo della nostra startup o del successo di noi come imprenditori, io vedo il successo nel fatto di portare progresso, cioè di avere un impatto positivo sulle persone. Il fatto che tu grazie a Bonus X riesci ad ottenere non un'agevolazione, un bonus, perché oggi parliamo di bonus e agevolazioni pubbliche, ma domani parleremo di altri settori, no? Di opportunità finanziarie, di opportunità nell'ambito assicurativo, comunque nell'ambito privato, non solo pubblico. Il successo per noi come azienda e come imprenditori lo vedo proprio in questo, prima di tutto, riuscire a creare un impatto e a dare un impatto positivo sulla vita delle persone e poi in secondo luogo, se dovessimo diventare imprenditori di successo, mettiamo sempre il se davanti, puramente scaramantico, riuscire a portare un impatto proprio sul sistema italiano e non solo di imprenditoria, no? Quindi occasioni come questa per riuscire a portare la nostra esperienza e aiutare magari persone che magari si trovano nel nostro stesso punto di 3 anni fa a dire voglio avviare un'impresa, quindi riuscire a portare proprio su tutto l'ecosistema startup, azienda, paese italiano un impatto positivo. Ok. Questo... Questa cosa mi piace tantissimo, io mi ritrovo appieno. Secondo me la nostra filosofia, quella mia personale, quella di Fabrizio, ma anche quella proprio di Bonus X come azienda, è facilitare l'accesso delle persone alle opportunità, dargli gli strumenti, no? Bonus X deve creare un mondo in cui accedere a questi strumenti sia sempre più semplice, in cui le persone poi possono avere i mezzi per ricercare il proprio percorso di felicità, non è la vita. Il nostro obiettivo è dare alle persone facilitare l'accesso delle opportunità e agli strumenti che poi gli consentiranno più facilmente di ricercare il proprio percorso di vita e la propria personale esperienza di successo. Ok, quest'ultima cosa che avete detto si ricollega in parte anche alla prossima domanda, che è, vi piacerebbe a un certo punto diventare dei business angels? Sì, Assolutamente. no. Faccio avere i soldi da investire su altre startup. Quello è No, no. il passo. Guarda, io ti estendo proprio da Business Angels, ti estendo proprio il concetto proprio a figura che riesce a supportare una nuova realtà, non solo dal punto di vista economico, mi piacerebbe poter continuare a lavorare comunque a supportare altre realtà in quest'ambito. No? E intendo ambito non la tecnologia, il welfare sociale, ma proprio l'ambito di nuove realtà che nascono, che possono diventare grandi aziende, come medie realtà, come no? Comunque nuove idee di imprenditoria. Mi piacerebbe poter supportare in qualsiasi modo, con mentorship, come consulenza, come no, programmi come questi, sia studenti o giovani lavoratori che vogliono iniziare, o anziani lavoratori, no? Perché una startup si può fare anche a 60 anni, a 70 anni, bisogna essere ventenni, sfatiamo il mito del ventenne nel garage. Una nuova attività la si può aprire in qualsiasi momento, riuscire a supportare queste persone sia in ambito comunque di competenze che di esperienze che perché no in ambito economico. Ok, quali sono i vostri progetti nel futuro, breve termine, lungo termine, i future plans? Come Bonus X, ma allora, di base stiamo facendo diverse ottimizzazioni di tecnologia per riuscire a sopportare volumi sempre più ampi. Noi comunque siamo passati da 0 a 100.000 utenti nel corso di 7 mesi. Quindi chiaramente questo richiede un'evoluzione dell'architettura web, dell'infrastruttura, tutta una serie di sviluppi tecnologici. E in più, facendo tantissime analisi dati, abbiamo capito anche dove intervenire per semplificare sempre di più i processi e fare in modo che sempre più persone riescano
a registrarsi alla piattaforma e a utilizzarla per gestire pratiche con enti pubblici e non solo. Parallelamente stiamo integrando sempre più servizi, quindi nuove tipologie di bonus pubblico, e stiamo iniziando a integrare anche i servizi dal privato, quindi una persona con gli stessi dati avrà visibilità a più agevolazioni che ha diritto. E in terzo luogo stiamo consolidando il business proprio per le espansioni all'estero. Quindi l'obiettivo 2023 è andare a operare in altri mercati, e questo si ricollega anche chiaramente alla ricerca di nuovi investitori, nuovi partner, un nuovo round proprio per finanziare l'espansione all'estero. Ultima domanda, molto aperta. Cosa è fondamentale per voi in un'azienda, in un business? Una o più cose assolutamente aperta. Cosa non dovrebbe Ok. mai? Allora, fondamentale, questo secondo me è personale, quindi io ti darò una risposta come Giovanni e Fabri come Fabrizio, chiaramente. Però io quello che vedo come personale, io per la mia attitudine di vita non sarei, specie oggi nel 2023, con tutte le problematiche, sai, di crisi climatica e simili, non avrei mai potuto pensare di investire 40 euro o più del mio tempo in una settimana in un'attività che è controproducente ai fini di impatto sociale, climatico e quindi della realtà. Cioè, per me è sicuramente fondamentale essere un'organizzazione che nella mia visione del mondo porta il mondo ad allinearsi sempre di più a quella che per me è la visione ideale di come dovrebbe essere, no? Quindi meno disparità sociali, decisamente nessuna crisi climatica, quindi maggiore tutela dell'ambiente, le nostre spiagge immacolate, le nostre strade pulite, le nostre città fiorenti e così via. La seconda è chiaramente, mi piace ambienti che sono efficienti, quindi dove effettivamente vedo, sai, quello che ti dicevo prima, no? Che il lavoro di squadra crea sviluppo, crea sinergia. E la terza chiaramente è un'organizzazione che deve comportarsi bene con i propri dipendenti, quindi deve garantire un certo livello retributivo, un sistema di welfare, anche un sistema di incentivi e cultura aziendale che allinei, come dire, gli interessi dipendenti con quelli dell'organizzazione, e non, come dire, un sistema di monitoraggio costante, no? Oggi si parla tanto di remote working associato a sistemi di tracking del lavoro in remoto, no? Noi non lo facciamo perché poi deve essere l'organizzazione e la persona ad autodisciplinarsi, e poi chiaramente se una persona è più o meno brava, produce più o meno di un'altra, si vede in termini lavorativi. Sì, io mi collego all'ultima perché per me in un'azienda sono fondamentali le persone. È un'azienda bella, è un'azienda che è molto orizzontale. Orizzontale nel senso che non esistono gerarchie rigide in un'azienda in cui tutti hanno parola, tutti devono sentirsi liberi di condividere le proprie idee, condividere magari i propri feedback anche negativi, perché questo aiuta prima di tutto l'azienda a crescere, ma aiuta le persone che ci sono nell'azienda a crescere e si crea un ambiente molto più stimolante. Io sono una persona che cerca di applicare la creatività in tutto. Vorrei e voglio che il posto in cui vado al lavoro e che le persone che lavorano con me siano così, siano sempre portatori di grandi idee, di nuovi pensieri, no, di nuovi stimoli, e che quindi non si veda il luogo, l'azienda come un luogo di lavoro in cui si entra e non si vede l'ora di andare via, ma è proprio un luogo in cui sfogare la propria attitudine personale. Questo è quello che credo non possa assolutamente mancare, insieme poi naturalmente alle conseguenze di questo, no? Che sono sempre in ambito umano, il sapersi rapportare con tutti, aver rispetto dell'altro, quindi creare un ottimo ambiente in cui le persone stanno bene, in cui le persone sono felici di andare. Assolutamente. Perfetto, ragazzi, grazie mille per il vostro tempo e per l'intervista. È stato un piacere conoscervi e avere questa chiacchierata con voi. Fabrizio, Grazie. grazie a te, grazie per averci iscritto, comunque per averci considerato per questa cosa, è bello partecipare a progetti così. Ok, e a prestissimo allora. A presto, Ciao, ciao. buon lavoro. Ciao.